come state? Mi diceva YouTube, lo streaming sta per iniziare. Ecco, iniziamolo, così si vede con più luce. Un momento. Bene, scusate la momentanea assenza, che in realtà non si capisce perché si dice assenza, perché già sei senza, perché mettere il negativo a. Poi ho voluto cambiare di setting, momento che mi sono dato una giustatina, una pettinatina, perché sto con le cose che porto quando sto in casa, come potete guardare in questo supporto di emergenza. Allora, grazie a tutte e tutti, grazie per il like. Non so se c'erano due persone guardandomi prima, ma colgo ancora questa opportunità che ho di fare questo video, che forse durerà pochi minuti. È già durato 3, ma il video in realtà inizia adesso. Mi scuso dell'inizio, che è stato veramente molto improvvisato. Avevo promesso a il ricottario innamorato, credo, di spiegarvi il funzionamento della bussola cinese del Feng Shui, ma non ho trovato sufficienti spiegazioni. Poi è una cosa molto sofisticata questa bussola, non so se la comprai nel 2003-2005, non l'ho mai tolta dal suo incartamento. Ciao, c'ero io, mi si era andato in tilt il telefono. Ah, molte volte a me succede. Allora volevo dire che non ho trovato in internet nessuna istruzione di come utilizzare questa bussola. Devo guardare, ma è molto complesso, serve per la geomanzia in pratica, con il Feng Shui, no? Innamorato è perché il ricottaro che sognava, giusto? A Napoli c'era la frase il ricottaro innamorato. Vabbè, uno scusate, può sognare perché è innamorato. Allora il negozio dove il cinese vendeva queste cose ha chiuso, ma si basa, come potete guardare, dai trigrammi e dagli esagrammi, che sono piccolini, e qualcuno è evidenziato di più, qualche scritta cinese, ma sono tutti esagrammi e trigrammi, e tutte scritte cinesi. Sono ispirata a questa bussola geomantica del Feng Shui, Ali King, al libro del, no, di Stephen King,
ma del libro delle divinazioni, che si chiama il libro del cambiamento degli stati mentali. Quindi questa è una bussola geomantica che loro in base a questo costruirebbero addirittura le case, costruivano i castelli. E qua nel centro c'è la bussola, una bussola che c'ha per zero, mi immagino, il nord, e quindi è facile sapere dove punti, perché però non so. Ecco, forse la lancetta, la parte segnata di rosso devo leggere, quindi se 90 gradi sta qua significa che l'est sta da questa parte, in diagonale qua, così. Beh, come dire, la politica italiana rimane sempre lo sfacelo di sempre. Sì, un sacco fica. E ancora continuiamo a avere un non governo, cioè sono sempre gli stessi ma non governano, e si arriverà. Non sapevo esistesse qualcosa del genere, neanche io prima di comprarla, e poi sono anni che l'ho messa lì da parte. eh, Continuiamo ad avere un non governo che non ci governa, ma è formato dai vecchi partiti politici che continuano a rimanere lì perché ancora non se ne vanno. Come si può avere un paese così in sfacelo veramente? Poi anche gli italiani che non vanno a votare. Il male minore almeno sarebbe stato quello di vedere i trasformisti pentastellati andare al governo, perché erano contro i vaccini, contro la TAV, contro le scie chimiche, contro le basi missilistiche in Italia, volevano uscire dalla NATO, volevano uscire dalla zona euro, volevano uscire dall'Unione Europea, protestavano per l'acquisto degli F-35, credo che erano. Adesso hanno comprato i droni militari che non si sa a che ci serviranno, prestano le basi militari agli americani, come perché dicono che bisogna rispettare gli accordi con la NATO. Siamo rimasti fedelissimi dell'America, della NATO, lo ha detto Di Maio, lo resteremo nei secoli dei secoli, come se fossimo i carabinieri degli Stati Uniti. Di Maio vuole rimanere nella zona euro, Di Maio vuole l'euro, Di Maio vuole rimanere nell'Unione Europea. Caro Cian, ormai questa storia del governo mi dà la nausea. Esatto, però bisogna parlarne, la gente lo deve sapere, perché tutti quelli che hanno votato Movimento 5 Stelle pensavano al vecchio primordiale Movimento 5 Stelle, come si sia interiormente trasformato fino ad arrivare ciò che è oggi, cioè uguale al PD, uguale al PDL. Cioè Giulio Andreotti gli fa la barba a Di Maio, infatti non ce l'ha, gli fa la barba tutti i giorni, perché veramente sembra la vecchia DC. La svolta atlantista del 5 Stelle è stato un colpo duro da sopportare. Esatto, ma tanto poi sai com'è, i fedelissimi, il meno peggio è Salvini, il ricotaro che sognava. Già il ricotaro che sognava, ma Salvini anche al potere farà lo stesso, perché mi ricordo della Lega, della prima Lega, che Roma ladrona, che hanno fatto cadere Berlusconi perché lo hanno trattato da piduista, da mafioso e tutto il resto, e poi invece ci hanno rifatto altri governi, stavolta entrando nel PDL, quindi prima erano alleati esterni e hanno fatto cadere il governo, poi quando hanno negoziato la loro posizione di potere sono entrati dentro il governo e hanno governato da dentro la coalizione con Silvio Berlusconi. Quindi grosso modo Salvini viene dalla Lega, ha giocato da piccolo nel gioco a premi di Mike Bongiorno come Matteo Renzi, il Matteo Salvini. Insomma, si assomigliano in tutto, che gli manca? Magari andranno a Taraluce Vino con Bersani. Abbiamo una classe politica, guardate qua, questo mi è durato
20 anni o 30, forse più di 30 anni, 40. Poi un bel giorno di qualche anno fa si è rotto. L'avevo comprato con il primo fascicolo, me l'aveva regalato mia madre, poi non si è comprato tutta l'enciclopedia. Usciva della De Agostini un'enciclopedia del karate e le arti marziali. Allora due sono le cose: o questo effettivamente è stato molto resistente perché io so che si rompono molto prima, o io ho le mani un po' deboli perché l'ho rotto dopo più di 30 anni. L'allena mani, sì, pugno di ferro, diciamo, che te lo rende di ferro. A me mi si è me l'ha regalato mia madre con una rivista che veniva un fascicolo per fare un'enciclopedia della De Agostini negli anni 80. Quindi che significa? Io l'ho usato ogni tanto, però che significa? Che è veramente molto forte, perché guardate, il metallo poi alla fine si è tranciato di netto. Tac. Oppure che io non esercitavo mai molta forza, quindi è durato molto per quello. Ma io dico, conviene andare a votare, perché se no, che abbiano o no la maggioranza di, se non raggiungono la maggioranza di governo, adesso direttamente decidono loro chi dovrà governare, si mettono d'accordo tra di loro perché consultano il presidente che farà da mediatore, e loro decidono in base a degli accordi, più poltrone, meno poltrone. Non vogliono che vada Di Maio al governo. Allora che fanno? Si accordano per dirgli al Movimento 5 Stelle: guarda, ti diamo più poltrone di qua, più poltrone di là, di questo quell'altro, però tu lascia che vadi, non dico Salvini, perché non vogliono neanche che vadi Salvini al governo come presidente del Consiglio dei Ministri. Poi finché c'è il Rosatellum, esatto, il Rosatellum. Ma adesso perché deve concordare il presidente? Se il partito che ha avuto più voti, peggio che peggio, se il partito che ha avuto più voti è stato il Movimento 5 Stelle, punto, mettete Di Maio al governo, tanto risulterà uguale a quello che avrebbe fatto Berlusconi, Prodi, Salvini e Renzi, perché io non penso che faccia nulla di distinto. Tanto le cose, come ha detto Di Maio giorni fa, che l'Italia deve fare come alleato degli Stati Uniti, come paese alleato degli Stati Uniti, le farà. Li seguiremo appoggiando in tutto. E allora perché fare tanta scena, tanti populismi? Il presidente andrebbe abolito, è una carica inutile ed esegueta. Sì, il presidente rappresenta la Repubblica, quindi dovrebbe veramente essere super partes e fare da mediatore, ma purtroppo non fa da mediatore, fa gli interessi degli alleati più potenti. Allora, quando la politica degenera, cioè come in questo momento, che ci sono dei politici scomodi come Salvini e Di Maio, che sono populisti perché hanno promesso di uscire dall'Europa, dalla NATO, di non comprare più i droni, gli F-35, di rinunciare all'euro, l'hanno promesso tutte e due, a promesse lo farebbero. Allora gli alleati europei e atlantici hanno paura e non vogliono che assumano come primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri. Ma in realtà il presidente dovrebbe dire: governa chi ha vinto le elezioni, piaccia o non piaccia. Ha preso più voti secondo me Di Maio che non Salvini. De Sueta volevo dire. Sì, però sì, ho capito, però caro il sogna, non mi ricordo mai, poi adesso schiacciare lì, l'innamorato che sognava, vedi, sognatore, Dreamman, vecchio Dreamman, vecchio amico sognatore. Il nocciolo della faccenda è che una volta o si vinceva con la maggioranza assoluta, che era appena il 50% più uno dei voti, più un voto, 50% più un voto,
oppure si armava una coalizione. Adesso l'incompatibilità della Lega, del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, del PD, che continua a dire il PD, senza di noi non ci sarà un governo, oppure andiamo all'opposizione, dipende da come cambia il vento del giorno. Allora che si dovrà fare? Una coalizione che sarà più un'armata Brancaleone. I due poli sono caduti. Ciao grande Giove, ciao amico grande Giove, ehi a te. Che si dovrà fare? Mettere insieme il Movimento 5 Stelle, la Lega di Salvini. Ciao, ciao grande Giove. La Lega di Salvini, Forza Italia, PD, PDL, e poi cade il governo e viene un governo tecnico, per cui faranno un negoziato, negozieranno posizioni di potere e alla fine si salvi chi può, perché sarà come con il governo Monti, che abbiamo avuto 2 anni di governo tecnico. Poi è successo che ci abbiamo dopo avuto un altro governo tecnico, mi sembra che è stato quello Letta, che non è stato eletto Letta, e quindi alla fine è come sempre, lo continuo a ripetere qua, faranno un governo tecnico per fare nuove leggi, ma a fare queste nuove leggi saranno i vecchi politici, perché anche questi del Movimento 5 Stelle si stanno sempre di più omologando al modello, al regime. E poi da questo rifatto, perché non avranno tempo in 2 anni di fare una legge elettorale, allora dovranno rinnovare un altro governo tecnico o prolungare il governo tecnico che uscirà dall'accordo col presidente Mattarella. Allora che faranno? Faranno un rimedio. Dopo il porcellum è venuto il rossatellum, dopo vendrà lo stronzellum, e allora uscirà nuovi politici da questo nuovo pasticcio con vecchi pezzi, frammenti di leggi elettorali, perché non avranno il tempo di fare una vera e propria riforma della legge elettorale, una vera e propria nuova riforma elettorale. E basta. Con questa breve riflessione io vi lascio, care amiche ed amici. Grazie di avermi seguito, è stato un piacere.